Ehi, bentornati amici di Wikos. Io sono Lumberjack e questo è il Login, la rubrica in cui vi parlo di videogiochi. Allora, oggi vi porto Fallout, un videogioco post-apocalittico. Il tutto parte da una guerra che inizia tra Stati Uniti e Cina per ricevere maggiori risorse di uranio e petrolio. Quindi c'è una guerra nucleare e questa guerra nucleare desertificherà tutto l'intero pianeta. Quindi nel primo Fallout sarai una di queste persone che escono fuori dal bunker chiamati Vault. I Vault sono dei bunker creati antiatomici dalla compagnia Vault-Tec, di cui potete vedere l'omino della Vault-Tec, adibiti apposta per fare in modo che le persone che vivono all'interno abbiano degli strumenti per sopravvivere e poter ripopolare in futuro la Terra, e avranno a disposizione determinate macchine per poter terraformare nuovamente il pianeta. Quindi questo è più o meno la storia del primo Fallout. Tu sarai un uomo che dovrai andare alla ricerca del microchip del depuratore dell'acqua che si romperà all'interno del Vault e uscirai fuori per trovare questo chip. Questa è la storia in termini brevi del primo Fallout. Il secondo Fallout si svolge 80 anni dopo il primo Fallout, quindi si parla che in realtà la guerra è iniziata nel 2077, mentre i fatti avvenuti nel primo Fallout sono nel 2100 e qualcosa. Quindi 80 anni dopo la storia di Fallout 2 narra le gesta del nipote del primo personaggio principale di Fallout, che uscirà fuori all'interno di questa città costruita al di fuori del Vault per salvare la gente della propria città. In questi Fallout, che sono i più vecchi, sono disponibili per PC, li hanno rimasterizzati disponibili anche per console. Sono dei giochi molto vecchi, quindi hanno una grafica bidimensionale con visibilità dall'alto. In Fallout 3 è cambiato invece tanto. Innanzitutto c'è la visuale prima o terza persona, quindi seguirà sempre il protagonista con questa visuale. È un mondo open world, quindi sarà disponibile esplorarlo completamente. Certe zone saranno accessibili durante la campagna, altre saranno disponibili sempre. In Fallout c'è una modalità per sparare in cui il tempo si ferma. Questa cosa è importante perché poi la riprenderemo per Fallout 76. Questo modo ti permette di scegliere di mirare con precisione, a seconda delle armi disponibili, di uccidere l'avversario in maniera più o meno spettacolare. Vorrei ricordare che Fallout in alcuni paesi è stato censurato sia per la questione del sangue splatter, che è disattivabile sulle impostazioni, sia per alcune controversie sui nomi, come ad esempio la bomba Fatman, famosissima per Hiroshima e Nagasaki. In Fallout 3 avrai la possibilità di essere accompagnato da diversi personaggi, quindi dal classico Dogmeat a Flakes, che è un super mutante. Dogmeat è un cane randagio che in determinate circostanze lo si può trovare, e a seconda del karma si può avere sia degli amici buoni sia degli amici cattivi. Cosa vuol dire? Che in Fallout saranno importanti le scelte ed ogni singola azione che cambieranno il tuo karma da cattivo, neutrale e buono, e queste cose influenzeranno anche la storia del gioco, perché certe missioni non le potrai fare a meno che tu abbia un determinato tipo di karma. Quindi Fallout 3 è un gioco che si potrà rigiocare più volte per tante ore per scoprire i vari scenari e i vari finali che sono a disposizione. Fallout 3 ha 5 diversi DLC che poi sono stati tutti accomunati nella Game of the Year. Quindi vorrei ricordare soltanto che Fallout 3 è stato un gioco, per quanto non completamente canonico alla storia principale di Fallout, un gioco che comunque ha vinto molti premi. Subito dopo Fallout 3 c'è Fallout New Vegas, che ha alcuni cambiamenti rispetto al precedente Fallout, ma di per sé racconta la storia di un corriere che si ritrova a un certo punto invischiato in degli affari di cui lui non sa niente, verrà colpito e da quando si riprenderà partirà la storia. Quindi questa persona andrà alla ricerca di quello che è successo e cercherà di sistemare i vari problemi che ci sono a New Vegas. Anche in questo ci sarà la possibilità di migliorare o peggiorare il proprio karma con le nostre azioni, cosa che porteremo anche più avanti nei prossimi giochi. Ora parliamo di Fallout 4. Fallout 3 parla di un ragazzo che ha perso il padre e che lo va a cercare al di fuori della zona contaminata. Il quarto invece è un padre che va a cercare il figlio. Fallout 4 parte così. Sei negli anni 2077, prima dell'esplosione della bomba, dopodiché un messaggio ti dirà di andare a raggiungere il Vault più disponibile in vista del lancio dei missili,
nella quale verrai portato dalla Vault-Tec in questo sotterraneo, in questo bunker, dove verrai criogenizzato insieme a tua moglie e tuo figlio. Il gioco partirà con tu che vieni risvegliato e dei rapitori prenderanno tuo figlio, uccideranno il tuo compagno o la tua compagna, perché ricordiamo che in Fallout 3 e in Fallout 4 si può scegliere il sesso del personaggio come in Fallout 76 e quindi partirà, diciamo, come dire, la ricerca disperata del figlio. In Fallout 4 cambieranno alcune dinamiche di gioco, ad esempio potrai costruire la tua stessa città, potrai costruire anche le tue armi e soprattutto fare in modo che dei personaggi non giocabili, i classici NPC, potranno venire ad abitare la tua città. Ovviamente non sto a spoilerarvi su come continua la storia di Fallout 4, quindi passiamo a Fallout 76. Fallout 76 in realtà, al posto di andare avanti nel tempo, si trova a 30 anni dopo l'esplosione della guerra. Il gioco parte con tu che uscirai dal Vault, che verrai scongelato per andare a fare una ricognizione del luogo per poter, come degli altri, ripopolare la Terra. Partiamo dal presupposto che questo Fallout ha avuto un grosso problema, almeno per parte mia, che è essere un gioco online. Quindi questo che cosa ha portato? Ha portato a dover diminuire gli NPC e soprattutto a creare delle problematiche di gioco con gli altri personaggi, di interagire in un classico multiplayer. Questo è stato il problema principale e infatti all'inizio non c'erano gli NPC, ma c'erano delle cassette, degli audio che si trovavano in giro. Dopodiché c'è stato un aggiornamento negli anni successivi in cui vengono ripristinati gli NPC, fortunatamente, rendendo il gioco più accettabile. Ovviamente i vari aggiornamenti hanno reso il gioco effettivamente migliore di quello che era all'inizio, però al giorno d'uscita è stata una delusione per tutti i fan di Bethesda, soprattutto per tutti i fan di Fallout. In Fallout 76, come vi ho detto, multiplayer, la storia si svolge in una mappa 4 volte più grande di quella di Fallout 4, che era una mappa molto molto grande, dove ovviamente ci saranno varie azioni da compiere per capire che cosa sta succedendo. Detto questo, una piccola citazione a Fallout Shelter, il gioco per mobile che è uscito, che poi è uscito anche per console, molto carino. È un gestionale mobile, quindi molto ritenuto dai classici giochi gestionali che ci sono per PC. Comunque è un gioco molto carino e intrattiene parecchio. Ragazzi, davvero non ho parole, in realtà ne ho tante. È uscita la serie di Fallout, è terminata e adesso vi dico, se volete sapere la mia opinione, cliccate il link da qualche parte qui nello schermo. Ricordatevi quindi di seguirci su Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e Twitch e soprattutto su X. Quindi alla prossima, ragazzi!